Ciao amici, benvenuti a Tutto Sport. Oggi, come sempre, ringraziare a voi per stare settimana tra settimana o settimana tra settimana con il programma. Ti ricordo di iscriverti in YouTube a Tutto Sport. E come sempre Guido, Michele, Daniele, Alessa, Barbara e Ramone, il saluto per tutti per stare a Tutto Sport. Lo lascio a loro perché io Oggi no, qualche problema di voce oggi. no, però non solo tu hai caldo, eh? Sì, io caldo. Anche io però sto riguardando la gola perché ando un po' malato. Michele, È il più in forma perché allora io ho problemi di voce post radiocronaca Ferrari Triestina. No, scherzo, per fortuna io ho lasciato quasi la tos, ma ora è la voce un po'. La voce c'è un po' di così. Vabbè, passerà. C'era la canzone. Allora, Michele Bertocchi, noi lo ringraziamo sempre perché registrare così qui da questo spazio ricco, pieno di maglie della Triestina è un vantaggio per noi, perché almeno nel momento difficile della squadra ci rifugiamo nei ricordi, nei nomi di chi ha fatto la storia recente o trascorsa della Triestina. Questo ci dà sempre comunque il sorriso, nonostante tutto, nonostante il titolo della Gazzetta di questa settimana sia Feralpi Salò troppo forte, Triestina ancora no, che riassume perfettamente quanto visto al Turina. Michele, tu eri a Salò, hai visto e non visto la partita, ma purtroppo si è vista veramente la differenza netta tra le due squadre in questo momento. Che già lo aveva anticipato, no? Al programma la settimana, che era una partita difficile, no? Il timore c'era difficile, tutto. però non mi aspettavo una Triestina così rinunciataria dall'inizio. Molto sembrava un amichevole per la Feralpi Salò. Purtroppo siamo arrivati a questo livello, ragazzi. Io non ho più parole, sinceramente devo dire la verità, deluso, ma tanto. Allora, non vado, ci sono giocatori della Triestina tipo Anzolin che è stato messo fuori rosa perché secondo qualcuno non giocava bene e via dicendo. Ma chi abbiamo preso? Cioè, è una cosa imbarazzante. Sinceramente siamo un po' stufi. Qualcuno se non si dimette lui o si mette da parte, qualcuno deve intervenire. A questo punto il presidente deve intervenire. Siamo arrivati a un punto che doveva esserci il direttore sportivo già un mese fa, 3 settimane fa, 2 settimane fa, e ancora non abbiamo il direttore sportivo. Stanno ancora rimbalzando notizie tra i vari web, un giorno c'è uno, un giorno c'è l'altro, ma cosa c'è? Io non riesco a capire sinceramente cosa vogliono fare, perché No, guarda, io confido vedere senza parole quasi, no? Ma sì, vedere anche mi fa male anche vedere Michele, che comunque è presidente di un club e quant'altro, essere costretto ad esprimersi così, perché davvero il fatto di rimanere senza parole è vero, ma qui in realtà le parole dobbiamo usarle, dobbiamo calibrarle certamente, ma soprattutto dobbiamo urlare il grido di dolore della piazza. In questo momento siamo completamente sballottati tra notizie del web, anche spesso false, perché l'altro ieri girava una notizia nuovamente del direttore sportivo dell'Icari, è vecchia di 2 o 3 settimane ormai. Come diceva Michele, una società in questo momento al limite dell'incompetenza tecnica non può non intervenire, non può lasciare che le cose accadano da sole, che qualcosa migliori non si sa come. La prestazione della squadra a Salò è stata imbarazzante, purtroppo, lo dico anch'io, è stata veramente imbarazzante. Io non sapevo cosa dire in radiocronaca, è la prima volta che mi capitava. Anche la squadra è in caduta libera e nessuno tratta di retenere. E la società, Ramon, la società deve intervenire, solo la società può risolvere una situazione simile, non i giocatori, non noi. La società, e quindi è una situazione veramente grave, Anche perché, scusa Ramon, il mercato lo fai adesso, no? Sì. Assolutamente. Quindi cosa stiamo aspettando? Assolutamente. Devi muoverti a livello strutturale. Quante partite mancano da qua a dicembre? 4 o 5? Adesso mancano, allora,
per il girone d'andata, per concludere il girone d'andata 4, per concludere l'anno solare 5, ma io ripeto, anche se il mercato poi entra nel vivo a gennaio, entra nel vivo il 10, 20, se non addirittura verso il 30 di gennaio, quando si liberano ad esempio gli attaccanti, eccetera. Per cui tu rischi veramente di avere 7, 8, 9 partite fino alla fine del calciomercato. E hai 6 punti. Oggi la Triestina ha 6 punti. Qualcuno dice 7, ne abbiamo 6. No, io dico 6 punti, perché anche quel punto perso per una irregolarità amministrativa è grave. Una società normale non deve accadere. Non deve accadere. E non è colpa di una persona, perché qualcuno suppone la colpa sia di Donati. No, assolutamente no. Quando sbagli quella cosa lì, una responsabilità della tesoreria, della segreteria, della direzione sportiva, di tutta una società, perché deve esserci un controllo. Quindi, ancora una volta da questi microfoni, abbiamo perso il sorriso negli ultimi 3 minuti, ma perdonateci, un appello veramente a in qualche maniera invertire immediatamente la rotta, perché non si può disperdere il patrimonio sportivo della Serie C. Se vuoi un po' di sorriso, sì. Una domanda mia. Dai, regalami il sorriso. Avrà da recurrir a San Giusto? Ah sì, vorresti... San Giusto, non so se ha alcuni calciatori che possano rinforzare la Triestina, non so. San Giusto, per favore, San Giusto. Non ha servito, manca niente. maglietta verde, manca soltanto il sale grosso, ma qua secondo me neanche il sale grosso. Per carità, San Giusto, per carità. Ascolta, se tu sei d'accordo, prima di ringraziare i nostri sostenitori, lo faremo tra un attimo, palleggiamo un po' sui sorrisi e magari apriamo con Michele, perché il club era presente anche la partita della pallamano, sopra quota 40 Michele, l'ultima partita. Grandissimo. Ed era un scontro, ovviamente ero presente, ero sabato che cantavo e la capolista se ne va, a domenica che la squadra se ne va, senza dire niente. Incredibile. Grande pallamano, anche là hanno dimostrato con ragazzi triestini, la società è stata brava quest'anno a infoltire la prima squadra con giocatori triestini, con delle garanzie come Garcia, il nostro portiere, con Thomas e tutti gli altri che hanno disputato, non tutti ovviamente dell'altro anno, l'ossatura della squadra, con qualche innesto. E si vede un gruppo, ragazzi, si vede un gruppo, si vede, io sinceramente vedere Giorgio Veglia che sorrideva in quel modo è da tanti anni che non lo vedevo, sinceramente guarda, mi commuovo ancora adesso, è triestinità, è cuore, è proprio cuore di Trieste, e questo da altre parti non lo vedo, e sinceramente è questo, e quindi ero felicissimo, sabato ero 1 metro d'altezza, perché ho visto veramente dopo tanto tempo spirito triestino, un gruppo, e senza gruppo non vai da nessuna parte. Bello. Permettimi, Ramon, di dire che ne abbiamo parlato anche nella puntata speciale che potete trovare sul nostro canale YouTube a Tutto Sport. Ci sono anche le interviste speciali che realizziamo con una certa cadenza. E con Oveglia, con Giorgio, parlavamo anche di questo passo in avanti che ha fatto a livello di comunicazione la Pallamano Trieste. Io che sono così avvezzo abbastanza all'uso di Facebook, Instagram eccetera, vedo su Instagram, ho visto diversi reel, diversi video di giocatori, tifosi di questa coreografia. Bellissimo, perché come diceva Michele rispecchia la triestinità. A questo proposito, palleggio dalla palla di pallamano a quella in acqua della pallanuoto, le nostre orchette hanno battuto nell'andata di quarti il Keruletti, l'ungherese, quindi adesso nel weekend in Ungheria si giocherà nel passaggio alle semifinali. Sarà durissima perché c'è solo un gol da difendere, quindi bisogna vincere o pareggiare o perdere di un gol e poi vincere ai rigori, ma le nostre orchette se la stanno giocando. I maschietti hanno onorato contro la fortissima corazzata Brescia, hanno perso 11-15, per cui sono i volti puliti, ma soprattutto i volti triestini della nostra città, assieme alla Pallacanestro Trieste che ha pur perso con Trapani, ma è stata una partita spettacolare con 6.100 persone, record. Quindi un applauso alle nostre realtà triestine. Siamo oggi alla puntata 13. Porta bene o porta male? Io non ho mai capito se 13 porta bene o porta male. 13. Ma in Sud America porta bene o male? Se parla che fa male, ma per me quel numero è un numero di più. Ok. Vamos a ringraziare a nostri sostenitori, a Bar Capriccio, Bilacker, Barbecue, ristorante venezuelano, Esso Vilar,
e la pizzeria Donna Amalia. Grazie per essere con noi. E grazie naturalmente ad Alessia e Daniele per i lavori in regia, in post produzione, nelle grafiche, tutto ciò che è a corredo di questa nostra trasmissione. Michele, risultati giovanili, femminile e quant'altro? Questo è il titolo che potete trovare nella nostra gazzetta della Triestina Fan Bar Capriccio, che potete trovarla su Facebook. Questa settimana qua diciamo che abbiamo finalmente Guido può dirci anche qualcosa in più, sì, dalla vittoria della Primavera, sì, finalmente torna il successo con 2-1 contro la Virtus Verona, quindi sono contento per i ragazzi e sono contento anche per mister Marino. Dopo abbiamo sempre la giovanile Under 17 con un bel pareggio anche con la Virtus Verona. Dopo abbiamo con l'Under 15 che viene sconfitto in casa 4-2 con la Virtus Verona, e dopo abbiamo giovanili Under 14 con una bruttina sconfitta 4-0 dal Padova, e qua iniziamo a gioire di nuovo con la Triestina femminile Eccellenza, che ha battuto il Pordenone con un bel rotondo 4-0, e quindi il mister Leban ritorna di nuovo al successo insieme alle ragazze. E dopo abbiamo l'Under 17 del femminile che ha perso, però forza ragazze, non mollate. E dopo c'è il miracolo Triestina femminile giovanili Under 15, prima in classifica con 18 punti, che ha vinto 4-0 col Tavagnacco. Tutte le partite. Sì, 4 riuscite a trovare nella nostra pagina, riuscite a trovare classifica e tutto quanto, qualche commento, guardate che bello. Ecco, vedi, abbiamo, questo mi fa rabbia a me, perché abbiamo un settore giovanile che sta crescendo, abbiamo una parte di società che sta facendo le cose per bene, un calcio giovanile buono, un centro sportivo che mi sono informato che ci saranno qualche novità, penso i primi di dicembre, positive ovviamente. E noi abbiamo soltanto la prima squadra che sta facendo le bizze, per non dire altro. Questo fa la rabbia. Ti trovi, non so te. Confermo, perché però purtroppo il core business è alla fine quello, cioè la prima squadra è quella che determina l'immagine, gli umori e tutto quanto. Può naufragare tutto il resto se la prima squadra la gestisci così, se fallisci, se vai nei dilettanti, eccetera. Perdi totalmente l'appoggio, l'aggancio, chiamiamolo come vuoi, anche su tutto il resto. Quindi dal momento che invece il percorso infrastrutturale sta andando in ottima direzione, confermo quello che hai detto tu, ci sono ottime indicazioni per proseguire quel percorso, però guarda caso è un settore dove si stanno occupando altre persone all'interno della società di quelle cose lì. Quindi parliamo del centro sportivo dietro Montedoro, parliamo di utilizzo, concessione, gestione Stadio Rocco, eccetera. Sono altre persone che se ne stanno occupando, che hanno pregi, difetti, ma tutto sommato li procede in un modo. Marta, tutto bene. Esatto. Il settore femminile, Luca Della Mea, responsabile, sta facendo comunque un buon lavoro. Giuliano Leban, ci promettiamo di invitarlo nelle puntate speciali, perché il mister della prima squadra femminile ha qualcosa da raccontare. Non so se tutti lo sanno, ma ha degli aneddoti importanti da raccontare, quindi ci farà piacere averlo. Le giovanili tutto sommato vanno, io lo dico perché mi ci confronto e rapporto spesso con lui. C'è Bojan Kuriakovic che sta facendo un lavoro ottimo con quello che ha a Trieste. Sappiamo la difficoltà con le società dilettantistiche nel rapporto sempre ostico, non per colpa dell'uno o dell'altro, ma perché c'è un rapporto tradizionalmente ostico. Bojan Kuriakovic per la Primavera sta facendo un ottimo lavoro e bravi, hanno vinto anche loro con Cocora e Samba. Quindi manca la prima squadra, la direzione tecnica si cambi il prima possibile. A proposito, venerdì la prossima partita, no? Sì, esatto, Venerdì alle 20:30. Che è questo della giornata rosolara
labardata. Lo spieghiamo in maniera molto Sì, asettica sì, per dire esatto. che la giornata rosso labardata è quella fuori abbonamento, quindi È una partita fuori di tutto l'abbonamento. jolly, esatto, quindi per partecipare, per vedere la squadra, anche l'abbonato deve fare il biglietto alle tariffe che sono state stabilite a tutti Sì. i settori. Confido di essere fermamente sorpreso dal fatto che non si sia fatta una giornata lavorata in primavera, in una partita magari che realmente può portarti uno sconto diretto a salvezza se saremo ancora in corsa. Mi ha sorpreso. Per questo la domando, porque creo que es algo así como de improviso que ha aparecido Sì, ma soprattutto, alcune ore. ma soprattutto sono 2 o 3 giorni per la Sì. gente per comprare il biglietto, per cui oggettivamente una persona che lavora ha difficoltà, non tutti utilizzano l'online, quindi mi ha un po' sorpreso. Ma sarà venerdì. Ma sarà venerdì 20 e 30, naturalmente ricordatevi, proprio perché sarà una giornata fredda, se non ci potete essere ci saremo con la radiocronaca Che diretta. possiamo dire del rivale dell'altra squadra? È una squadra che ha fatto 15 punti nelle prime 5 partite, quindi è partita alla grande e poi ne ha fatti di conseguenza 6, se non vado errato, nelle restanti 10. Se non vinciamo questa, poi non può che essere più dura con Vicenza, Padova e Novara, quelle 3 seguenti, Michele, no? Non ha parole, non ha parole il presidente. Ragazzi, ma mi state facendo rimanere senza parole il presidente Michele Bertocchi, che è difficile. cioè, già io sono un logorroico, infatti non sono stato zitto neanche oggi, ma lui che sta zitto veramente. Devo dire la verità, quest'anno quando abbiamo ideato la gazzetta del Triestina Fan Club e dopo grazie a Ramon e a Guido abbiamo ideato questo programma, non avrei mai immaginato questo scenario. non avrei mai immaginato questo scenario. Cioè, sinceramente io sono i più positivi dei positivi, penso a Trieste, no? Cioè, sempre. Mi appello al presidente Ben. Presidente Ben, se qualcosa non va cioè io ho un bar, se qualcosa non va, o il caffè è cattivo o il vino è cattivo, lo cambio. Bene, quella azienda creo che si fa, no? Semplice, ma Perché Non farmi dire altro. è essenziale, anche perché Ramon, guarda, sì. Qualche società aziendale, se algo non funziona, hay que minimo vedere che passa, che succede, no. Che passa qui? Che passa qui? Che passa por aquí? Bene, siamo in chiusura, siamo in chiusura. Bene. Grazie, come sempre, hasta la prossima settimana e che vince la Triestina. San Giusto che vince la Triestina. Ciao a tutti, Mai mollare. ciao amici. Ciao, forza.